Sono Massimo De Grazia, proprietario e pasticcere della pasticceria Cosi. Insieme a mio fratello un anno fa abbiamo ridato vita ad un marchio storico a Firenze. Faccio il pasticcere da circa 15 anni ed oggi vi racconto una delle mie ricette. La ricetta di oggi è il pan di Spagna. Il pan di Spagna è una delle ricette più utilizzate in pasticceria, è una base da cui possiamo fare molti dolci. Gli ingredienti sono semplici, si parte dalle uova fresche, zucchero, degli agrumi naturali, da cui ricaveremo solo la buccia per aromatizzare, una bacca di vaniglia e della farina finale. La farina andrà setacciata. Allora, partiamo, versiamo le uova. Le uova vengono messe direttamente insieme allo zucchero. Si parte piano e poi una volta che lo zucchero si è amalgamato bene con le uova, magari aumentiamo. Allora, questi sono stampi da pasticceria che andranno imburrati con il burro fuso. Procediamo nell'imburrare. Una cosa importante per capire se abbiamo fatto bene questo procedimento è guardarlo in controluce e tutta la teglina deve essere ben imburrata. Nel mentre possiamo andare ad alzare un pochino la velocità della nostra macchina che sta montando, però non dobbiamo fare altro che aspettare che le nostre uova e il nostro zucchero montino. Prepariamo anche la bacca di vaniglia, andiamo a incidere nella parte centrale, ne utilizzeremo solo una piccola parte. Gli altri due aromi che andiamo a utilizzare, una mezza buccia di limone e una di arancia. Ok, ci siamo quasi. La nostra montata è pronta. Allora, per vedere se è pronta, facciamo la prova che usavano una volta, è quella di passare il dito. Se rimane il solco, come in questo caso, vuol dire che la montata è pronta. Andiamo a inserire la nostra polpa, poi andiamo a mischiare gli aromi. Una volta inserito gli aromi andiamo a fare l'ultima parte, che è quella della farina che è stata precedentemente setacciata, un po' alla volta. Con una marisa andiamo a mescolare dall'alto verso il basso, perché dobbiamo stare attenti in questa fase a non far ricalare la montata. Fase importantissima, la farina deve essere completamente assorbita. Quando la farina è completamente stata assorbita dalle uova, andiamo a formare le nostre stampe che poi andranno in forno. Il pan di Spagna tende in forno a crescere, quindi la stampa non deve essere più della metà come volume. Partiamo dal centro e poi lo sistemiamo un pochino per modellarlo un po'. Ci prepariamo ad andare in forno a 180 gradi, noi utilizziamo un ventilato, va benissimo, ci starà circa 10 minuti. Allora, ci siamo, facciamo la prova del palmo della mano sopra, non è umida, quindi direi che è pronta. Stecchino, lo guardiamo alla luce, perfetto. Diamo una piccola botta. Questa è la parte che abbiamo imburrato. Se è stata imburrata bene la stampa, si dà un piccolo colpettino e il pan di Spagna deve venire fuori da solo. Partiamo appunto dalla nostra base di pan di Spagna, la bagneremo con una bagna analcolica fatta con del succo di frutta, chantilly, frutti di bosco e una piccola decorazione sopra. Prepariamo una bagna analcolica molto semplice, usiamo del succo di frutta 100 ml e ci mettiamo 50 ml di sciroppo di zucchero. Il taglio del pan di Spagna lo facciamo girando all'incontrario la forma, lo capovolgiamo, partiamo al centro con un coltello a sega e andiamo a roteare la nostra stampa in modo che il taglio
rimanga dritto, cosa importante. Questo è il colore del nostro interno. Bagniamo leggermente la parte sotto. Crema chantilly, andiamo a fare la nostra farcia. Usiamo lamponi, dei mirtilli, delle more, che tagliamo a metà. Una volta inseriti i frutti di bosco andiamo ad appiattire un po'. Prendiamo la parte superiore, anche questa la bagniamo leggermente con la nostra bagna. La parte centrale invece la lasciamo molto morbida. Diamo una piccola spennellata anche sulla parte superiore. Facciamo una decorazione semplice in modo che tutti la possano rifare. Facciamo degli spunzoni. Andiamo a decorare anche la parte sopra con dei frutti di bosco. Metto all'esterno quello che c'è all'interno. Gli diamo un tocco in più. Andiamo a mettere dei riccioli di cioccolato. Questa è la nostra torta, non ci resta che mangiarla.